Sono Federico Parolotto, sono Senior Partner a Mobility in Chain, che è una società che si occupa di pianificazione dei trasporti. Mi piace pensare che siamo una società abbastanza particolare, nel senso che ci occupiamo di trasporti, ma non semplicemente da un punto di vista della mobilità intesa come spostamento da A a B, ma in qualche modo cerchiamo di capire i fenomeni della mobilità in un ambito molto più ampio, cercando di capire quali sono gli impatti ambientali, gli impatti sociali, cosa comporta di fatto andare da A a B in una città e quale città si genera durante quello spostamento. La mobilità è cambiata profondamente negli ultimi, direi, 2 decenni, quando tutto ruotava intorno al tema, dello spostamento inteso come spostamento da A a B nel modo più veloce possibile e al quale era associato un costo. Di fatto in questi ultimi 2 decenni è cambiato tutto con l'arrivo del tema del digitale e soprattutto con i problemi ambientali, si è tutto collegato, unito, fuso, e adesso quando si parla di mobilità si parla di un tema molto più ampio. Non è più il piano delle infrastrutture, non si parla più di infrastrutture, si parla di piani della mobilità. La mobilità quindi è andata verso processi in qualche modo di integrazione. Adesso il tema non è più semplicemente l'auto, il tema è lo spostamento a piedi, in bici, col trasporto pubblico o semplicemente anche l'evitare lo spostamento. E credo che quello che è successo col Covid di fatto ci dà una mano ad andare nella direzione di un piano della mobilità sostenibile, nel senso che di fatto il Covid ci ha costretto ad una serie di riflessioni e soprattutto ad una serie di azioni. La prima, la ridistribuzione dello spazio urbano, un elemento fondamentale per garantire che le strade diventino dei conduttori di spostamento anche della mobilità dolce, della ciclabilità, della pedonalità. La seconda, altrettanto importante direi, è quella relativa all'ora di punta, alla progressiva spalmatura dei flussi su una fascia oraria più ampia grazie a dei piani degli orari che alleggeriscono il trasporto pubblico. E in terzo luogo lo smart working, lavorare da casa, un'incredibile opportunità di dissolvere decisamente degli spostamenti e quindi ridurre le emissioni di CO2. Milano ha già attivato un percorso virtuoso di cambiamento. Credo che la città abbia risposto bene, velocemente ai cambiamenti che si sono determinati a seguito dell'arrivo del Covid. Adesso mi auguro che la città possa allargare il suo sguardo all'area metropolitana, uscire dai perimetri della città, dai limiti amministrativi e cominciare a ragionare su un quadro molto più ampio, la città metropolitana. E lì credo che si gioca la partita del futuro e il mio superpotere credo sia quello di ascoltare. Tendenzialmente mi sento sempre o mi metto sempre nella condizione di ascoltare chi mi è davanti e cerco di sintonizzarmi, di capire cosa mi sta raccontando, di entrare dentro le necessità della persona che ho davanti. Al sito Instagram di Mobility in Chain si può vedere alcuni degli elementi più importanti di quello che riteniamo debba essere il messaggio di una mobilità innovativa. Dobbiamo necessariamente ridurre le emissioni di CO2, dobbiamo in qualche modo andare a abbattere la quantità di gas nocivi che immettiamo nell'aria.